Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi volevo parlare, dato che sto facendo il secondo video a settimana in italiano, per cambiare un po', voglio provare a fare un po' più video in italiano e un po' meno video in inglese, così per provare, vi volevo parlare della partita IVA. Ho aperto partita IVA grazie a YouTube, grazie ai lavori nella moda che faccio, grazie a tutte le cosine piccole che faccio, mi hanno portato ad avere una quantità di fatturato totale abbastanza alta da dover in realtà in Italia aprire partita IVA. Quindi oggi vi volevo spiegare il perché l'ho aperta, che cosa significa e come funziona, proprio spiegato super facilmente, come è stato spiegato a me dal mio commercialista e come, anche guardando altri video online, corsi eccetera, ho capito come funziona. Allora, premessa: partita IVA in teoria bisognerebbe aprirla nel momento in cui si supera una certa soglia di incassi per quindi diventare libero professionista, ovvero dire allo Stato, praticamente comunicare allo Stato il fatto che stai guadagnando e su quei soldi bisogna pagarci le tasse. In qualche modo, nel modo o nell'altro, le tasse bisogna pagarcele. Il punto è, esistono diversi regimi di partita IVA e per la gente che inizia come noi, diciamo, c'è questa agevolazione, questo regime più agevolato per i ragazzi o la gente che pure ha appena aperto partita IVA, che dura mi sembra 5 anni, per cui durante questi 5 anni, se non superi un tot addirittura più alto di fatturato, intorno ai 60.000 euro, puoi entrare in questo regime che si chiama regime forfettario. Il regime forfettario è semplicemente un regime in cui si pagano meno tasse. Le tasse che si pagano solo sulla percentuale, su quanto si fattura. Quindi non si pagano semplicemente sempre, ma si pagano su quanto si fattura. Premessa: non sono un consulente finanziario, non ne conosco molto bene di questo argomento, però vi sto spiegando quello che ho capito io. In realtà non è che si paga una percentuale in base a quello che si fattura, ma in base al fatto che fatturi. Se non fatturi non paghi, non serve che paghi. E normalmente mi sembra che le tasse stiano sopra il 20%, un 22-23%. Quello che invece paga di tasse un regime forfettario è il 5%. È un'aliquota, una piccola, diciamo, un calcolo che si sono fatti in cui di mezzo ci sono tante piccole cose, come non penso neanche si chiami IRPEF, però ci sono tante piccole tasse che in totale fanno un 5%, non del tuo fatturato totale, ma di una percentuale del tuo fatturato. Lasciatemi spiegare, vi faccio un piccolo schemino semplificato per spiegarvi la partita IVA e come si paga e quanto si paga. Allora, passo numero 1: prendi il 100% del fatturato che hai fatto. Ad esempio, per semplificarci la vita, mettiamo 10.000 euro. Nel regime forfettario non si paga sul 100% le tasse, ma si pagano solo su una percentuale. Questa percentuale varia in base alla categoria di lavoratori che sei. Normalmente la maggior parte delle categorie è sulla categoria varie, per chi crea contenuti online come me, e paga il 67%. Quindi per ogni categoria di lavoratori c'è un codice, si chiama codice Ateco. Quel codice te lo dà il commercialista. Non si può aprire partita IVA in Italia senza un commercialista, quindi qualcuno che ti assista serve per forza. Il codice Ateco ve lo darà il vostro commercialista e vi dice quanto, in che categoria appartenete, e in base a quel codice vi dirà il coefficiente di reddito. Questo coefficiente di reddito, 67% per il mio codice Ateco, per la mia attività, vuol dire che non pago le tasse e i contributi sul 100% del mio fatturato, ma solo sul 67%. Questa è una cosa fatta ovviamente per agevolare. E adesso cosa si fa? Terzo step, dopo aver tolto quel 33%, quindi dopo aver trovato il codice Ateco della vostra attività, la percentuale può essere 78% mi sembra, 67% eccetera eccetera. La mia è 67% ad esempio. Che cosa bisogna fare? Prima cosa, prima di pagare le tasse, quel 5%, bisogna prima togliere i contributi. Ci sono due cose che bisogna pagare dunque: l'INPS, quindi i contributi INPS che si mettono per la pensione, e le tasse. Quindi prima l'INPS e su quello che rimane le tasse. Quindi da questo 67% di 10.000, ovvero 6.700, viene tolto per pagare i contributi INPS, che in realtà non sono soldi persi ovviamente, sono soldi che torneranno, sono il 25,72% di contributi INPS. Quindi si fa il 25,72% di 67%. Da quello, ultimo step, si toglie un altro 5% di quel risultato lì di tasse, che in realtà non è IVA, perché mi sono dimenticato di dirvi, col regime forfettario non si paga l'IVA, ma si paga questa
imposta sostitutiva, che è un'imposta data per agevolare, del 5%. Il fatto che non si paga l'IVA, ok, ti agevola da un punto, ma dall'altro punto, come regime forfettario, la cosa negativa, tra virgolette, è che ovviamente non pagando l'IVA non si può nemmeno scaricare. Quindi normalmente con un regime ordinario, un regime normale di partita IVA, si possono scaricare dalle tasse delle spese che sono fatte per il proprio lavoro. Ad esempio, non so, sono un venditore, utilizzo la macchina, mi compro la macchina, posso scaricare, tra virgolette, le tasse di questa macchina dalle tasse che pago. Con il regime forfettario non si può fare perché le tasse non si pagano, si paga questa imposta sostitutiva del 5%. Quindi, esempio, da 10.000 euro fatturati all'anno si fa il 67% di 10.000, quindi 6.700. Da 6.700 si toglie il 25,72% per pagare i contributi INPS, ovvero si paga 1.723,24 euro. Quindi il risultato finale è 6.700, quindi quello che era rimasto, meno quello pagato dall'INPS, 1.723, circa 4.977 euro. Da questi 4.977 euro rimasti si paga un ulteriore 5% di imposta, la cosiddetta imposta che sostituisce le tasse. Il 5% di 4.977 è 248,8 euro. Quindi si fa 4.977 euro, che è il totale meno i contributi INPS, meno 248,8, che è quel rimanente 5% da pagare di tasse. Rimane 4.728,2 euro. A questi 4.728,2 euro non vi resta che riaggiungere quei 3.300 euro che avete tolto all'inizio perché avete fatto il 67%, quindi la parte non imponibile di tasse, quel 33% che semplicemente non viene imposto di tasse. Quindi 4.728 più 3.300 che è il non imponibile viene 8.028 euro, ovvero dal 100% che avevate pagate un 19,718%, 19,7% per il regime forfettario di tasse. Praticamente se guadagnate 10.000 euro, in realtà, se fatturate 10.000 euro, in realtà il guadagnato è 8.028,2 euro. Ricordate anche che da quel 19,718 si devono aggiungere anche le spese del commercialista. Qui il commercialista normalmente il prezzo lo dà lui, però una volta all'anno bisogna pagare il commercialista, quindi se volete potete aggiungere nella fattura anche una piccola percentuale in più, o potete chiederla nel momento in cui chiedete il contratto alle persone che vi pagano il servizio, quella piccola percentuale in più per pagare le vostre spese, o verso il rimborso spese, o anche in cui contate il commercialista che è da pagare. Ed ecco qua ragazzi, quindi qua è come funziona la partita IVA. Ricordate che invece per fatturare è un altro procedimento, bisogna capirlo un po', il vostro commercialista vi spiegherà come si fanno le fatture, ci sono dei layout preimpostati, si può fare anche con Excel, io utilizzo Excel, mi insegneranno anche che bisogna attaccare la marca da bollo, se si manda, proprio se si spedisce direttamente all'azienda, se no c'è la fatturazione elettronica, però bisogna pagarla, ci sono altri argomenti insomma, però diciamo che la partita IVA principalmente è questa cosa che vi ho spiegato. Nel momento in cui superate i 65.000 euro dovete aprire un altro tipo di regime in cui si può andare semplicemente, il regime ordinario, in cui potete scaricare l'IVA, ci sono altre funzioni, però l'IVA è più alta da pagare e così via. E comunque ve ne parlerò se insomma siete interessati a questo argomento. Comunque praticamente dal regime ordinario cambia principalmente che le paghi le tasse più alte perché non sono più sul 5%, non sono più, scusate, il 5%, ma sono un 22% e si pagano sul 100%, qualcosa del genere, non mi ricordo esattamente, però si può detrarre le spese del lavoro, come ho detto, si possono scaricare, le fatturazioni si possono fare elettroniche, gestione carico e scarico dell'IVA, e quindi si può aprire oltre 65.000 euro di fatturato. Un'ultima piccola chicca per i più interessati: ricordate che nel momento in cui fatturate, oltre a chiedere quella piccola percentuale in più per l'IVA e le vostre, scusate, per le vostre spese, il commercialista eccetera, ricordate che se volete ad esempio prendere 200 euro netti, dovete chiedere, e le vostre spese su quei 200 euro sono quindi il 19,7%, mettiamo 20%, non dovete chiedere solo il 200 euro più il 19,7% per avere quei 200 euro netti, perché se voi vi fatturate quel 200 euro più 19,7, poi quel 20% dovete calcolarlo e detrarlo da 200 più quel 19,
Quindi in realtà pagate di più. Per ottenere 200 netti dovete chiedere circa il 25% in più, dunque nel momento in cui fatturate. Questa è una piccola chicca che ci ho messo un po' a capirla, ma che in realtà nel momento in cui aprite partita IVA vi sarà molto utile. Per la fatturazione, marca da bollo, comunque in un altro video vi spiegherò, perché è un argomento un po' a parte. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questa è un po' la mia situazione, ho aperto partita IVA e vi volevo spiegare un po' come funziona, soprattutto qua in Italia. È un po' complicato, tanta gente me l'ha sconsigliato, ma io non mi sentirei mai di lavorare in un ufficio per tutta la vita. Io sono una persona che vuole arrivare a un certo tipo di successo, sia monetario che finanziario, voglio sentirmi libero di viaggiare e guadagnare mentre mi muovo e mentre seguo le mie passioni, lavorare facendo quello che mi piace. Ho 23 anni, se non ci provo adesso non ci provo più. Quindi la partita IVA sono contento perché è un piccolo passo verso qualcosa di più grande. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate nei commenti cosa ne pensate, anche se vi piace questa nuova videocamera, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!